Bentornati su Black and Wire. Oggi vi mostrerò come realizzare questo elemento. Come vedete è abbastanza semplice, ma quello che mi interessa, come sempre, è che voi lo sfruttiate per i vostri lavori e quindi possa esservi di aiuto e di ispirazione per qualche cosa, come un ciondolo, degli orecchini, eccetera. Vi lascio ai materiali da utilizzare e al tutorial. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere con un commento e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, scaricate la mia guida gratuita per migliorare le vostre creazioni che trovate nel link qua sotto. Per realizzare questo elemento sarà semplicissimo perché ci occorrerà soltanto del filo da 1,25 mm di rame, da 0,60 sempre in rame e poi delle pinze piane e delle tronchesi. Procediamo. Prendiamo due fili da 12 cm ciascuno. Il primo vado a metterlo qua per fare la curva molto grande e l'altro in questo invece un pochino più piccolo, in questo modo. Prendo il filo da 0,6 e vado a fissarlo sulla base grande e adesso andiamo a tagliare il filo da 0,6. Io ho tagliato 80 cm di filo e adesso andiamo a posizionare l'altra curva e iniziamo il lavoro passando dalla parte opposta e facendo un semplice giro intorno al filo più piccolino, così. Poi torniamo su quello sopra, quello più grande, e facciamo sempre un giretto in questo modo. E finché i fili sono vicini non ci sono problemi, perché anche se tiriamo non succede nulla, quindi possiamo andare tranquilli fino a quando non si separeranno. Attenzione a mantenerli sempre stretti con le pinze. Adesso che si stanno allontanando bisogna fare più attenzione e soprattutto non tirare il filo, però cercando di mantenerlo sempre regolare. Quindi andiamo con calma, arrotoliamo il filo senza tirare, non sto tirando, e lo posiziono dall'altra parte, stessa cosa, e lo posiziono. Non tirandolo è ancora più difficile mantenere in linea tutti i fili più sottili, quindi sarà più utile l'utilizzo della pinza in questa lavorazione. Continuiamo, posiziono e poi incastro, anzi lego. Continuiamo e ogni tanto controllo che la forma sia sempre quella e che non abbia fatto scivolare più un filo rispetto all'altro. Una cosa molto importante: quando la curva inizia ad essere più evidente, questi non possono rimanere tutti attaccati fra loro, perché ovviamente qua, se sono attaccati, qua devono avere più spazio per muoversi e soprattutto per essere allineati tra il sopra e il sotto, non so se mi spiego. Quindi un minimo di spazio adesso l'ho fatto correre solo tra questi sopra, così che i raggi possano espandersi. Spero sia chiaro, non ne sono convinta.
ecco, vedete qui ho lasciato un leggero spazio, mentre sotto invece rimango molto stretta, così che riesco a fare la curva bene. Ed ecco qua il nostro pezzettino tutto bello lavorato. Ovviamente se andate a fare un ciondolo con le vostre pietre, le vostre lavorazioni, se aggiungete questa parte qua, la incastonate in qualche modo, arricchisce di molto. La fine qua è semplice, o la incastonate e quindi andate ad arrotolarla sul pezzo che state lavorando, oppure fate delle spirali, mettete delle pietre, fate quello che volete. L'importante è che abbiate capito come si fa questo tipo di lavorazione. Ovviamente se le due curve, quindi quella più piccola e quella più grande, devono andare insieme quasi a formare una luna, è ovvio che questa parte qua sotto dovrà essere molto più stretta, i fili sono tutti attaccati e qua invece bisogna dargli un po' di spazio. Io spero che vi sia utile, vi lascio un compitino e poi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Prima di andare via devi assolutamente ascoltare questo esercizio, perché oggi abbiamo un esercizio, ovvero hai appena visto come realizzare questo elemento, adesso dovrai crearne uno tu che sia uguale a questo o uno di tua fantasia, va benissimo. Basta che realizzi un gioiello con questa tecnica qua. Poi ovviamente se mi tagghi vedrò questo lavoro e sarò felicissima di poterlo ricondividere. Mi raccomando, fatemi sapere se trovate qualsiasi difficoltà, me la scrivete qua sotto oppure scrivetemi una mail e soprattutto scaricate la guida se ancora non l'avete fatto. Io vi lascio alle vostre creazioni, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!